Ciao a tutti ragazzi, come vi avevamo promesso nell'ultimo video, oggi testeremo la batteria da 360 watt della Rise. Vedremo quanto dislivello e chilometri riusciamo a fare. Premetto che non siamo sponsorizzati da nessun rivenditore, lo scopo di questo video è puramente quello di condividere alcuni dati che personalmente considero anche interessanti. Siamo partiti da casa e da qualche chilometro nei pressi di Resiero abbiamo acceso il motore. Prima non ne sentivamo il bisogno perché anche a motore spento la bici è molto pedalabile. Finora abbiamo fatto 25 km e 280 metri di dislivello. 25 km di salita? Se no anche 30. È infinita sta salita qua. È infinita sul serio. Su asfalto e poi su sterrato. E qua siamo arrivati busati. Qua le stufe sono già accese. In piena transumanza. Il rifugio Rummo. Si vede il rifugio dove eravamo prima. È che si è un po' aperto, fortunatamente un po' il tempo. Là è il rifugio Valbona e dietro là c'è il Passo Acquoe. Qua ci troviamo nel punto più alto del tracciato e in tutta la salita è stata di 25 km e 1500 metri di dislivello. Aggiunto al primo checkpoint di prima, siamo a 1800 metri e a quasi 50 km. Abbiamo consumato una tacca, attualmente ne abbiamo 4, ma probabilmente anche la quarta a breve si spegnerà. Sentiero nuovo questo, mai fatto. È un bel posto da funghi anche, dici? Ma nessun porcino. Basta, che bello, sono un porcino. Merda. Come merda? Non sei un È porcino? un porcino lì! Anche questo coso qua? Sì, un porcino, testina! Parla piano. Il mountain bike a funghi. Che bel panorama, ti vedi Carbonare. Bello sto tracciato qua. Andiamo a vedere il forte. Questo deve essere Forte Kerle. Mai visto questo qua? Forte Kerle, sì. Parzialmente distrutto dai bombardamenti probabilmente. Però è una visuale sulla Valdastico questa. Si scende a Carbonare. Che bello il sentiero! Bellissimo! Wow! Meraviglioso! Bello. Bellissimo! Lago, non gelare. Perfetto, ci siamo, Ricci.
Eccolo il lago. Gli ultimi clienti non siamo, mi sa. Ciao. E dopo un buon panino dobbiamo rinunciare a scendere per Luserna e optare per l'asfalto. Comprare questa ragazzi, sono le 7 circa. Ormai siamo arrivati a Piovene, fine del giro. Siamo fermati a mangiare un boccone prima di tornare. È il quarto panino della giornata. Siamo già a 100 km e arriveremo a un 130 alla fine. Vediamo, sì, penso, probabilmente sì. Spettacolare però abbiamo in mente di fare anche aggiungere un'altra tappa la prossima volta, perché siamo partiti Un po' tardi. Manca la ciliegina, poco da fare, manca. Ci vediamo ragazzi. Alla prossima. Arrivati a casa, anche se era agli sgoccioli, io stavo usando ancora la seconda tacca, mentre Riccardo era passato all'ultima. In tutto sono stati 120 km e 2800 metri. E direi che non è niente male, anche se la salita è stata prevalentemente su asfalto e solo nella parte finale su sterrato. Come sempre in descrizione vi lascio le tracce GPX. Il giro è veramente molto bello, anche se molto lungo ovviamente. Con questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!